Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio e abbiamo la carta della temperanza. Può essere un periodo un po', diciamo, lento. Quando c'è la temperanza si parla di portar pazienza, si parla di, diciamo, un momento di tranquillità. È anche una carta che ci parla di guarigione e molte volte fa anche riferimento a quello che è un appoggio di tipo divino. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul mio canale. Queste sono letture generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, le relazioni romantiche. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi andrò come a fare degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Per quello che riguarda i single, le relazioni ufficiali e non, il lavoro o l'economia, ho già pubblicato dei video a 3 scelte e li trovate o nella playlist dell'oroscopo mensile o nell'elenco dei video scorrendo in basso col dito. Dunque ragazzi, partiamo da un re di denari, un fante di denari, un re di coppe, la carta del mago, l'imperatrice, un 8 di bastoni, il giudizio, un 2 di bastoni e un 9 di bastoni. Allora, devo dire che ci sono svariate figure, quindi questa può essere una situazione anche che riguarda un gruppo di persone. Allora, partiamo da queste due figure di pentacoli. Potrebbero essere persone inerenti alla stessa famiglia, potrebbero essere, per famiglia io non intendo solo la famiglia di sangue, intendo anche la famiglia lavorativa, ok? Tipo, non lo so, in questo caso potrebbero essere capo e dipendente o supervisore e insomma un lavoratore, diciamo, semplice per capirci e qualcuno che ha un ruolo un po' più importante. Però c'è anche questo re di coppe. Andiamo a vedere carta per carta, così riesco a darvi più informazioni. Allora abbiamo un 9 di bastoni, un 7 di pentacoli, un 8 di coppe e un 3 di coppe. Guardate, potrebbe essere una figura che in qualche modo è venuta in aiuto o viene in aiuto. Allora, con questo 9 di bastoni ho la sensazione che ehm, non abbiate altra scelta o comunque vi siate un po' arresi al fatto che abbiate bisogno di aiuto o che, perché qui c'è come anche un aspettare dei risultati, aspettare qualche tipo di movimento, di cambio ed è un po' come se probabilmente qualcuno potrebbe essere in una fase di fermo, voluto o meno, magari una fase di convalescenza, magari è un momento dove per qualcuno è un'aspettativa dal lavoro piuttosto che una gravidanza, c'è come qualche cosa che bolle in pentola e questa persona potrebbe venirvi in aiuto perché diciamo che forse ne avete bisogno, forse... Andiamo avanti, andiamo a vedere
col fante di pentacoli abbiamo un 7 di bastoni, di nuovo una carta di difesa. Allora, 7 di bastoni, 9 di coppe e mago. C'è come un difendere il proprio territorio, difendere potrebbe anche essere il proprio credo, mi viene da dire. C'è una carta girata. No, si vede che era solo un'impressione. Va bene. Comunque, ragazzi, ah no, c'era. Comunque, ragazzi, con questo mago è come se ci fosse un nuovo inizio, un nuovo percorso, un nuovo tipo di partenza, mi viene anche da dire. Da un lato, con questo re c'è come una sorta di stasi, con questo fante invece abbiamo un movimento, un'azione. Andiamo a vedere il re di coppe. Eremita. E 5 di spade. Allora, ho un'altra carta girata, la morte. Dunque, è come se ci fosse da fare una sorta di rivisitazione di quello che pensate inerente o una persona o una situazione. La carta della temperanza parla sì di pazienza, ma parla anche di mediare, di mettere in equilibrio, di lasciarsi anche un po' fluire, no? È una carta come il 9 di coppe che parla del, diciamo, abbandonarsi al flusso, il portare pazienza e vedere che cosa succede fondamentalmente. In realtà avete 3 carte di staticità all'inizio del periodo, anche se poi con il mago è come se venisse un'idea, è come se ci fosse in un certo senso l'intenzione di agire. Magari non si sa bene come perché si è in una modalità di protezione da parte di entrambe le figure, devo dire. Ripeto, potrebbe essere una famiglia lavorativa o di sangue, quindi o il rapporto padre-figlio o superiore e dipendente, superiore e sottoposto si dice. Andiamo a vedere questo mago che si ripete. Abbiamo un 4 di pentacoli e un 3 di bastoni. C'è la voglia di andare avanti, ma è come se si difendesse qualche cosa, se si fosse attaccati a qualche cosa. E anche qui con la morte al contrario, ragazzi, c'è come un qualche tipo di concetto mentale, manipolazione anche con il 5 di spada al contrario. Potrebbe essere involontaria, non la vedo tanto malsana nel senso dell'essere cosciente di manipolare gli altri. Sono quelle dinamiche di comportamento che uno mette in atto per difesa, appunto. Siccome entrambe le parti qui hanno questa impronta di difesa, qui ho come la sensazione che sentiate un po', ho il desiderio di isolarvi da questo tipo di... Non sono veri e propri conflitti, sono più divergenze di opinioni, momenti diversi di fare le cose, perché comunque sono tutte belle carte, non è che non ci sia armonia. Andiamo a vedere l'imperatrice. Però appunto è come se ci fosse una sorta di difficoltà a lasciarsi indietro qualcosa, qualche atteggiamento. Probabilmente l'atteggiamento di difesa, perché uno dei due potreste essere voi, eh. Allora abbiamo il mondo un 3 di pentacoli. Ehm,
come se ci fosse il desiderio o comunque l'energia nella quarta settimana di maggio diventa in qualche modo prospera. Qui abbiamo 2, 3. C'è come un'espansione, c'è come o è un nuovo progetto, anche se ripeto, qui abbiamo sia il mondo che la morte, che sono carte di compimento, sono girate al contrario, come se ci fosse una sorta di difficoltà a lasciarsi indietro al passato, e infatti qua vediamo l'attaccamento. Però è anche vero che è come se si aprissero delle strade, delle possibilità, o per collaborare con qualcun altro, ragazzi, se per esempio questa fosse una situazione di lavoro e magari la situazione di lavoro fosse un pochettino statica ed è per quello che avete bisogno di aiuto. Potrebbe essere semplicemente anche una nuova associazione, una nuova... mi parlano in realtà di questioni ricreative, come se fosse un po' il taglio della quarta settimana, come se ci fosse da creare, non so perché è importante il legno, sento che è importante il legno per qualcuno, non so se bisogna fare qualcosa in legno o se, non lo so, il colore magari. Andiamo all'8 di bastoni. Fante di bastoni e cavaliere di spade. Guardate ragazzi, qui c'è una sorta di fuggi-fuggi, non so se il vostro o quello da parte di qualche collega magari o di questo familiare o del partner, dipende da come vibri voi la lettura, però sento che è come se qualche cosa non venisse comunicato. Allora, se qui il discorso è quello della gravidanza, come vi dicevo prima, penso che sarà quella a non essere comunicata. Se non è la gravidanza, quindi se non è un figlio, ma è un progetto che voi avete in testa, perché io qui vedo il mago, cioè 2 volte, come se voleste iniziare effettivamente qualche cosa, però anche in questo caso qui sento che è come se vi sottrarrete dal dare spiegazioni a qualcuno. Ho un po' come questa sensazione, come se voleste tenere per voi certe cose. Ripeto, qui entrambe le figure sono un pochettino sulla difensiva, entrambe con il proprio modo di vivere questa staticità, però devo dire che è un po' l'energia di entrambe, della famiglia lavorativa e della famiglia di sangue di questo momento di vita. Mentre nella seconda parte qui, con questo cavaliere di spade, accelerano un pochettino le cose. Andiamo a vedere la carta del giudizio. Asso di coppe, 2 di spade, asso di denari e 10 di bastoni e la giustizia. Allora, devo dire che qui ho l'idea che inizierà qualche cosa di nuovo. Qui avete 2 di bastoni, 2 di spade. Può essere che avrete qualche dubbio. Vi dico, c'è la carta del giudizio, quindi per qualcuno si parla di qualche notizia. Allora, se state aspettando notizie legali, arrivano a fine mese. Se state aspettando che vi chiamino dalla banca per dirvi se vi danno il finanziamento arriva verso fine mese, inizio giugno più o meno, però siamo lì. Se state aspettando che una persona a cui voi tenete tanto, magari vi chiami, anche questa chiamata telefonata arriverà. Se state aspettando qualche sblocco burocratico, arriva. Se state aspettando qualche tipo di aiuto per alleggerirvi da certe responsabilità, arriva. Quindi vedo comunque che la lettura si risolve con una rinascita, che è quella del giudizio. Poi qui avete anche la giustizia, quindi secondo me molte volte la carta della giustizia io la sento come legge di compensazione. Tanto è stato tolto, tanto viene dato. Infatti adesso è come se ci fosse una sorta di periodo di guarigione, di periodo di fermo, dove probabilmente si andranno a riequilibrare le energie. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi
vi suggerisce esaurimento e un 9 di bastoni e la solitudine, quindi diciamo che l'energia un po' si ripete, 9 di bastoni e eremita. Come se aveste bisogno di, sì, di isolarvi un pochettino, di stare per conto vostro, mi viene da dire anche di riflettere, di fare una sorta di analisi, di introspezione, ma l'analisi e l'introspezione non è dov'è colpa mia, dov'è colpa dell'altro. L'analisi e l'introspezione è anche come ho reagito in passato a questa cosa qui che mi è già successa, perché ho reagito così, da dove arriva quel tipo di reazione, dalla paura, da un bisogno, da una carenza, e adesso come reagisco, perché mi viene da reagire in questo modo? Cioè è un po' l'imparare analizzando le esperienze e gli errori pregressi. Vi dico che qui vedendo queste due carte c'è qualcuno che ha proprio bisogno di staccare la spina, di riposarsi, perché è come se le pile fossero proprio scariche, stanche. Wow. Alza la vibrazione del pianeta attraverso la tua radiante luce dell'amore. Imperatrice, rappresenta la madre e anche l'amore incondizionato. Va bene, cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un commento, che a me piace sempre leggere i commenti. Se poi volete sostenere il canale potete anche mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!